Ciao e bentornato! Questo è un altro video della serie dei mini tutorial, i tutorial brevi che mostrano come realizzare in pochi semplici passaggi strumenti e attività specifiche per i tuoi fogli Excel. E in questo video vediamo come è possibile esportare un report dalle pagine dei tuoi fogli Excel con un semplice clic, naturalmente usando un pizzico di VBA. Partiamo dicendo che in realtà la funzionalità di salvare alcune delle pagine dei tuoi fogli Excel in un PDF è una funzionalità classica presente in Excel da molti anni ed è molto semplice. È sufficiente predisporre le pagine che tu vuoi trasferire, esportare nel PDF per la stampa, poi selezionarle, per esempio la pagina estrai 3, estrai 4 e poi utilizzare il comando salva con nome. Premo F12. F12 è il tasto veloce per richiamare la finestra salva col nome, con cui noi possiamo naturalmente andare a salvare il PDF. E semplicemente andando a selezionare come formato di salvataggio il PDF e andando a nominare per esempio prova 2, perché esiste già un prova PDF, per poi cliccare naturalmente su salva. Ma non è l'unico modo, in realtà puoi utilizzare anche la finestra di stampa per salvare un PDF dal tuo foglio Excel. Molto semplicemente non devi fare nient'altro che andare a selezionare la pagina per impostarla naturalmente per la stampa e andare a richiamare la finestra di stampa. Premo CTRL più F2 per richiamare la finestra di stampa e tra le varie stampanti disponibili troverai la stampante Microsoft Print to PDF. Ok? È una stampante virtuale che come risultato darà un PDF. Ok? E quindi sostanzialmente impostiamo la nostra stampante, eventualmente impostiamo anche le modalità di stampa a seconda appunto della pagina o delle pagine che vuoi salvare come PDF e poi clicchiamo su stampa. Il risultato naturalmente sarà la comparsa della solita finestra di sistema, salva output di stampa con nome, che noi utilizzeremo naturalmente per andare a indicare il nome del file PDF, quello che andremo a creare, ma anche la cartella in cui lo vogliamo salvare. Quindi prova 01 e il risultato naturalmente sarà il PDF. In questo tutorial naturalmente non vedremo l'utilizzo degli strumenti che ti ho appena mostrato, che ho appena usato appunto per salvare dei PDF. In questo tutorial vedremo come è possibile predisporre un piccolo automatismo per salvare con un semplice clic un report in PDF multipagina, naturalmente ottenuto dalle pagine dei tuoi fogli Excel. Per quanto sia semplice la macro che ti mostrerò, che realizzerò insieme a te, ebbene non andremo a utilizzare i registratori di macro, perché andremo a utilizzare metodi e comandi che effettivamente il registratore non può realizzare, ok? E quindi passiamo direttamente al Visual Basic Editor per scrivere appunto il codice della nostra macro. E siamo passati al Visual Basic Editor, quello che vedi è l'ambiente di sviluppo integrato in Excel e negli altri applicativi del pacchetto Office con cui possiamo realizzare, sviluppare e gestire le nostre macro, cioè i nostri programmi che non sono nient'altro che delle sequenze di istruzioni che forniamo ad Excel perché le realizzi, le esegua al posto nostro. Se non conosci il Visual Basic Editor, io naturalmente ti invito a leggere la guida che trovi su excelprofessionale.it e a guardare i tutorial che trovi naturalmente sul canale, ok? Il primo passo naturalmente è quello di intestare una nuova macro. Intestare significa dare il nome alla macro stessa. Possiamo chiamarlo per esempio PDF, o meglio, report PDF. Ok, naturalmente come vedi Excel aggiunge il comando finale di quello che è l'intervallo che identifica la routine, ok, quindi l'elenco delle istruzioni e iniziamo con il comando principale. Qual è il comando principale? È il comando che dice ad Excel di trasformare le pagine selezionate naturalmente in un file PDF e utilizzeremo un metodo che si chiama export as fixed format, ok, che naturalmente ha bisogno di tutta una serie di informazioni per poter lavorare. La prima informazione è quella relativa a ciò che deve essere trasformato, quindi al nome delle pagine che appunto devono essere esportate nel PDF. La seconda informazione è quella del tipo di output, nel nostro caso il PDF. La terza informazione è quella del nome del PDF, del file che dovrà essere creato, ma non solo, anche della cartella in cui dovrà essere salvato. Ok? Iniziamo a scrivere. Allora, la dichiarazione, perché è una semplice dichiarazione del metodo appunto in questione, la iniziamo utilizzando la proprietà ActiveSheet. ActiveSheet è una proprietà che restituisce il nome della pagina attiva, o delle pagine naturalmente. Questo perché Excel sa sempre quali sono gli oggetti che sono selezionati, dove si trovano gli oggetti, quali sono gli oggetti presenti, la loro posizione, eccetera, eccetera. Lo ripeto sempre. Ebbene, ActiveSheet restituisce il nome della pagina attiva, che sarà la pagina che verrà esportata appunto nel PDF.
Naturalmente questa viene eseguita dopo un punto, perché le dichiarazioni in Excel ti ricordo che sono intervallate da punti, ebbene dal metodo stesso, export as fixed format. Naturalmente il passo successivo è inserire i parametri con le informazioni necessarie al funzionamento del metodo, ok? Necessarie alla realizzazione del PDF. La prima informazione è quella relativa al formato e il formato è naturalmente una costante, sono diciamo dei valori predefiniti. Nel nostro caso, come vedi, ho richiamato l'help, nel nostro caso ne abbiamo due a disposizione, ok? Noi ci interessa naturalmente XL Type PDF perché è quella relativa ai PDF. Mi inserisco una virgola, questo perché i parametri che seguono il metodo devono essere separati da virgole, ok? Per poi andare a indicare il secondo parametro, che come abbiamo detto è quello del nome. Quindi file name, due punti uguale, e inseriamo per adesso semplicemente il nome file, cioè un nome praticamente di una variabile. Questo perché? Perché in realtà il nome del file lo andrà a inserire l'utente attraverso una finestra di sistema, ma lo vedremo fra poco, ok? E questo è il secondo parametro. Ebbene, oltre a questi ci sono altri parametri, come abbiamo già detto, a noi ci interessa quello che dice ad Excel se appunto deve essere aperto il PDF dopo la sua creazione. Quindi andiamo a inserire il parametro che si chiama Open After Publish e naturalmente inseriamo vero, ok? E questo è sostanzialmente il nostro comando, il comando centrale con cui vengono trasformate le pagine attive naturalmente nel PDF. Però questo non funzionerebbe se noi lo andassimo a lanciare. Perché? In primo luogo perché le pagine selezionate devono essere non la pagina attiva adesso. La pagina attiva adesso è questa, ma se appunto noi vogliamo andare a realizzare un report da pagine diverse, alcune nascoste, altre meno, eccetera, eccetera, dobbiamo andare a indicare le pagine. Non soltanto, dobbiamo, come abbiamo detto, anche indicare il nome che dovrà prendere il PDF e dove dovrà essere salvato, ok? Proseguiamo andando a selezionare le pagine del nostro report. Allora, per selezionare una pagina, come immagino tu già sappia, non devi fare nient'altro che utilizzare il metodo select, ok? Il metodo select richiede una dichiarazione dove andiamo a indicare con precisione, attraverso l'indice o il nome, nel nostro caso per esempio il nome, una pagina specifica per poi andare a indicare appunto il metodo select. Benissimo, e naturalmente dobbiamo aggiungere il nome. Il nome per esempio potrebbe essere, vediamo quali sono le pagine a nostra disposizione, estrai. Ok? E andiamo a selezionare estrai. Questo comando selezionerà e quindi porterà in primo piano la pagina estrai. E nel caso noi volessimo andare a selezionare più pagine, perché vogliamo appunto andare a trasferire e esportare più pagine nel nostro PDF, dobbiamo dare a Excel un elenco di nomi di pagine da trasferire, o nel nostro caso il nome di pagine da selezionare per poi essere trasferite. E come facciamo? Ebbene, dobbiamo utilizzare un array. Che cos'è un array? Bene, tutta la spiegazione sarebbe piuttosto lunga, non particolarmente complessa, ma lunga, e richiederebbe, diciamo, almeno un tutorial, se non due tutorial per una spiegazione. Diciamo che noi ci limiteremo semplicemente a utilizzarlo per ora, ok? Quindi andiamo a indicare array, perfetto, e mettiamo ciò che segue naturalmente fra parentesi. E che cos'è che segue? Segue fondamentalmente l'elenco delle pagine, ok? Quali pagine? Per esempio possiamo utilizzare la pagina estrai 2, estrai 3, ok? Adesso lo copio, ne approfittiamo, ok? Questo si chiama estrai 2, estrai 3, perfetto, e abbiamo la nostra dichiarazione. In questo modo, in pratica, è come se noi andassimo, te lo mostro, ok? Andassimo a selezionare le pagine tenendo premuto CTRL, ok? Se noi teniamo premuto CTRL, come vedi, andiamo a selezionare le tre pagine in questione, ok? Quel comando fa esattamente la stessa cosa. Premo Alt più F11 e abbiamo il secondo pezzo del nostro codice. Ebbene, ci manca il terzo pezzo. Per quanto riguarda il nome, noi potremmo utilizzare un nome di riferimento sempre uguale, per esempio report, e andare a intestare una variabile, per esempio nome file, con per esempio report, ok, con una stringa report. Questo naturalmente però potrebbe comportare delle complicazioni, nel senso che se noi andassimo a salvare il file o una cartella di riferimento, questo andrebbe a sovrascrivere, naturalmente ci chiederebbe conferma, andrebbe a sovrascrivere il report, diciamo, precedente, e nel caso che il report fosse un report giornaliero, settimanale, mensile, comunque un report ricorrente, bene, sarebbe anche utile facilitare la ricerca del report, quindi inserire nel nome la data, per esempio, del report stesso, ok? Fondamentalmente. E quindi un nome fisso non è adeguato, anche perché in realtà se noi andiamo a inserire semplicemente report.pdf non indicheremo il nome della cartella, e quindi il report andrebbe salvato nella
diciamo, cartella attiva, ok? Nella cartella di riferimento in quel momento. Quindi evitiamo i nomi fissi e utilizziamo la scelta preferenziale, fare in modo che sia l'utente a indicare la cartella e a indicare il nome del PDF. Come? Bene, il modo più semplice è utilizzare una delle tante finestre predisposte in Excel, cioè fondamentalmente far apparire una finestra che l'utente utilizzerà per indicare la cartella e per inserire il nome, ok? Ebbene, Excel ha un'ampia serie di finestre che possiamo utilizzare, in realtà non approfondirò questo argomento perché sarà oggetto di altri tutorial, ok? Di solito viene utilizzata la finestra File Dialog, ebbene, fondamentalmente in questo caso non credo sia la scelta più opportuna, non solo per la complessità dello strumento stesso, non sto parlando solo della complessità del codice per l'impostazione, ma perché esistono delle finestre molto più semplici che si rifanno, o meglio sono richiamabili semplicemente utilizzando un metodo con una sola dichiarazione, ok? Come nel nostro caso. E quindi andremo a utilizzare una di queste finestre. Per esempio potremo utilizzare la finestra di salvataggio, quella di Excel intendo dire, ma non utilizzeremo l'automazione del salvataggio di Excel, semplicemente prenderemo in prestito la finestra del salvataggio per ottenere, grazie all'interazione con l'utente, il nome del PDF e il nome della cartella in cui verrà salvato il PDF. Quindi andiamo a scrivere la nostra dichiarazione, perché è una dichiarazione in realtà che si rifà a un metodo che non fa nient'altro che richiamare la finestra in questione. Abbiamo scelto la finestra Save As, quindi salva con nome fondamentalmente, e quindi con get, vedi, Save As File Name, fondamentalmente andiamo a impostare questo metodo, che naturalmente ha bisogno di una serie di parametri che andremo a scrivere a destra appunto delle dichiarazioni. Ma essendo appunto questa dichiarazione a sua volta a destra di un uguale, cioè essendoci a sinistra dell'uguale una variabile che riceverà e conserverà i dati che vengono inseriti dall'utente e restituiti naturalmente dalla finestra, bene, i parametri vengono messi fra parentesi. Ricorda, i parametri devono essere messi fra parentesi se la dichiarazione è a destra di un uguale. Ok? Molto semplice. Allora, quali sono i parametri? I parametri sono questi, come vedi l'help che è comparso appunto premendo spazio, che si rifà appunto a getSaveAsFileName, bene, ci offre 4, anzi 5 parametri giustamente. Inizia il filename che è fondamentalmente la stringa che compare nella casella di testo appunto dove andremo a scrivere il nome. Possiamo scrivere in realtà un inizio di testo, ok? Che può essere di ispirazione o di memo, ok, all'utente stesso. Nel nostro caso potremmo scrivere report, ok, magari con uno spazio, virgola. Il secondo passo è il file filter. File filter ci permette di filtrare, eventualmente se ne abbiamo bisogno, filtrare i file che la finestra mostra relativamente naturalmente alla cartella selezionata. Nel nostro caso ci interessa? Sì, naturalmente. E quindi andremo a filtrare i file PDF. Ok, come? Utilizzando una stringa che dichiara appunto il tipo di file che deve essere filtrato, e quindi PDF, perfetto, poi asterisco.pdf, benissimo, e poi virgola asterisco.pdf. Per approfondire gli aspetti dei parametri del metodo getSaveAsFileName io ti invito naturalmente a utilizzare l'help di online naturalmente di Excel, quindi puoi tranquillamente, diciamo così, selezionare il nome, poi premere F1 e naturalmente verrai rimandato, si aprirà il browser e verrai rimandato alla pagina relativa al metodo, ok? Non lo faccio adesso, in primo luogo perché questo computer non è attualmente collegato a internet, ma in realtà è una cosa che abbiamo già visto in altri tutorial ed è molto semplice, ok? F1 per richiamare direttamente nel tuo browser la pagina relativa appunto al metodo con tutti gli help relativi, ok? Comunque sostanzialmente qui va indicato il tipo del file con l'appendice, ok? .pdf. Allora, per quanto riguarda gli altri parametri, ebbene, a noi interessano filter index no, ma è sufficiente naturalmente utilizzare il primo parametro per filtrare appunto il tipo di file. Il title invece sì. Qual è il titolo nella finestra? È la scritta che compare nella barra più alta a sinistra, che di solito indica da una mano relativa appunto alla funzione della finestra stessa. Nel nostro caso salva il PDF, ok? Molto semplicemente. E poi avremo il testo del bottone. Qual è il bottone? Il bottone di conferma in basso a destra naturalmente, che potremo andare a inserire per esempio salva. Ok, perfetto. In realtà di default è già salva il testo del bottone, comunque abbiamo la nostra istruzione. Ripetiamo che cosa fa questa istruzione. Bene, questa istruzione, questo in particolare questo metodo, richiama la finestra di sistema salva col nome e la utilizza per fare che cosa? Per interagire con l'utente, permettere all'utente di andare a inserire il nome del PDF, ok? E di andare a indicare la cartella di salvataggio.
Una volta che l'operatore avrà cliccato su salva, avrà confermato la scelta, quindi il salvataggio del PDF, il risultato non sarà il salvataggio del PDF, in realtà sarà semplicemente il trasferimento del nome della cartella e del nome del file a questa variabile nome file. Ok? Verrà utilizzata, come vedi nella riga più in basso, per assegnare al parametro filename, appunto, nome del file, ciò che l'utente ha inserito e ha scelto. Ok? Questa macro così com'è in realtà già funzionerebbe, ok? Però non ti mostro adesso l'esecuzione della macro perché in realtà mancano alcune cose che possono sembrare secondarie ma che vale la pena prendere in considerazione prima di continuare. Il primo aspetto è: e se noi chiudiamo la finestra di interazione salva con nome senza inserire nulla? Ebbene, il nome file non riceverà nulla dalla finestra salva con nome, ok? Quando Excel andrà ad esportare le pagine selezionate, fondamentalmente restituirà un errore. E quindi vale la pena aggiungere un controllo per evitare che accada. Ok? Un controllo molto semplice che si basa naturalmente sempre sull'istruzione condizionale if then else, ok? Un'istruzione molto semplice che va a verificare il contenuto della variabile nome file. Quindi if nome file false then, fondamentalmente gli sto dicendo, ebbene, se il nome del file è uguale a falso, questo perché in realtà se la variabile non riceve nulla, gli verrà dato come valore falso. Cosa facciamo fare ad Excel? Facciamo bloccare l'esecuzione della macro, quindi usciamo dalla nostra macro. Quindi inserisco il comando exit sub e blocca l'esecuzione uscendo dalla macro fondamentalmente. Questo è il primo passo, la prima cosa da considerare. La seconda cosa da considerare è il finale. Il finale nel senso che quando il PDF verrà creato e verrà aperto, perché verrà aperto, ebbene noi ci ritroveremo all'interno del foglio di Excel con le pagine selezionate, in questo caso 3 pagine, di cui una visualizzata, e non nella pagina di controllo o comunque nella pagina da cui abbiamo lanciato il comando. E quindi varrebbe la pena fare in modo che Excel ci riportasse alla pagina del pannello di comando, di controllo, da cui abbiamo lanciato la macro stessa. E quindi come facciamo? Bene, semplicemente andiamo a selezionare la pagina in questione. E qual è la pagina in questione? Può essere la pagina controllo, controllo, perfetto, ma può essere anche più di una pagina, nel senso che questo comando, per esempio, noi vogliamo poterlo lanciare da 2 o da 3 pagine differenti. E quindi dobbiamo fare in modo che Excel sappia e si ricordi il nome della pagina che poi dovrà andare a selezionare alla fine. Ok? Naturalmente andiamo ad assegnare una variabile, per esempio variabile pagina iniziale, ok? Che cosa? Il nome della pagina attiva, tsheet.name. E in questo modo praticamente abbiamo il nome della pagina a cui noi vogliamo ritornare alla fine dell'esecuzione di questa macro. E questa variabile noi possiamo utilizzarla con una semplice dichiarazione che abbiamo già visto, worksheets. Perché non metto le virgolette? Perché in realtà pagina iniziale è una variabile e non è una stringa. È una variabile che contiene una stringa, ma non è una stringa, ok? Poi select. E con questa dichiarazione, con queste due istruzioni, quella di inizializzazione della variabile che permette di ricordarsi qual era la pagina iniziale da cui abbiamo lanciato il comando, e questa semplice dichiarazione di selezione della pagina, farà in modo che il focus torni praticamente alla pagina di lancio. E abbiamo terminato? Beh, in realtà no. E se noi non vogliamo aprire il PDF, Open After Publish, ebbene, se non lo vogliamo aprire potremmo sostituire l'apertura del PDF, che viene interpretata dall'utente come segnale della trasformazione positivo, della trasformazione naturalmente delle pagine in PDF e quindi della realizzazione del report, ebbene, noi lo dovremo sostituire con un altro segnale e quindi varrebbe la pena dare un feedback. Come si fa a dare un feedback? Nel VBA in Excel il modo più semplice è far apparire una finestra che dà una conferma. Questa finestra la possiamo far apparire per esempio con una finestra di messaggi, quindi message box, perfetto, una finestra di messaggi che comunica per esempio PDF creato. Ok, andiamo a impostare il tipo di pulsante, ok, questo è un parametro che indica il tipo di pulsante. Potremo anche eliminare, ok, ho aggiunto il terzo parametro semplicemente per eliminare la scritta Microsoft Excel dalla finestra dei messaggi. Naturalmente ci sono altri parametri. Questa finestra dei messaggi è fondamentale, è lo strumento più utilizzato per l'interazione tra il programma e gli utenti, ok, io naturalmente ti invito a studiarlo se già non lo conosci, comunque ti invito ad approfondirne l'utilizzo, ok. In realtà ci sembrano molte altre considerazioni da fare, ma quella che abbiamo è fondamentalmente la versione più semplice per appunto esportare in un PDF le pagine indicate e selezionate, ok?
Naturalmente prima di proseguire verifichiamo che funzioni. Quindi premo Alt più F11, perfetto, vado in un'altra pagina, per esempio la pagina questa, benissimo, e poi inserisco una forma in questo modo, in modo classico, perfetto. Report, andiamo a impostare il testo e poi lo trasformiamo naturalmente in un pulsante, come andando ad assegnare la macro. La macro, se non mi sbaglio, si chiamava, eccolo qua, report pdf, clicco su ok e abbiamo il nostro pulsante. Clicchiamo sul nostro pulsante, come vedi si apre la finestra salva col nome. Qua su in alto abbiamo salva il pdf, il pulsante salva e come vedi qui abbiamo il report prova, ok, lo andiamo a salvare naturalmente in questa cartella e come vedi si è aperto il nostro pdf all'interno di Acrobat Reader, come vedi ci sono 22 pagine, questo perché in realtà ho selezionato 3 pagine, Stray 1, Stray 2, che contengono diverse schermate di dati, ok, che sono scorribili, poi in realtà non sono ottimizzate per la stampa. Fondamentalmente abbiamo il nostro PDF, ok? Questo tutorial può terminare qui e io naturalmente ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo a questo video. Se è la prima volta che mi vedi, ti invito a visitare il mio sito excelprofessionale.it. È un sito dedicato agli aspetti più avanzati di Excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale. E naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial.